Ragazzi, in questa scatola c'è uno degli strumenti più innovativi per chitarristi e bassisti. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e questo che vedete qui è uno degli strumenti più innovativi per il musicista live o in studio. È il Graviton M2 della Luminite FX, un controller MIDI pratico ed economico soprattutto, che rivoluzionerà il modo di fare musica. Ringrazio Luminite FX per avermi inviato questo prodotto per provarlo e per fare questa recensione. Il Graviton M2 è un controller pensato per chitarristi e bassisti che vogliono integrare la potenza del MIDI nel loro setup con l'importante libertà di un sistema wireless e soprattutto espandibile. Qualche settimana fa vi ho fatto vedere cos'è un controller MIDI e come possiamo utilizzarlo per controllare ad esempio gli effetti di una pedaliera. Abbiamo visto quindi che le potenzialità di un controller MIDI sono veramente pazzesche e ci permettono di fare delle cose impensabili, specie dal vivo. Ed ora vi faccio vedere come io l'ho impostato. Il Graviton M2 arriva in un imballo ben protetto e al suo interno troviamo un breve manuale, il cavo USB-A USB-C per collegarlo al computer e il controller. Mi hanno inviato anche due controller wireless opzionali, il controller XY e il controller EC, che si attaccano direttamente alla chitarra o al basso e permettono di comandare quindi il Graviton M2 in modalità wireless, quindi direttamente dalla nostra chitarra, dal nostro basso, e tra poco li vedremo. E se gli switch del Graviton M2 non vi dovessero bastare, potete sempre espandere il sistema aggiungendo dei foot switch wireless da 10 o da 6 switch. Vi lascio come al solito tutti i link in descrizione. La cosa che salta subito all'occhio del Graviton M2 sono prima di tutto le dimensioni. Come vedete sono simili ad un pedale standard per chitarra e quindi è perfetto per l'utilizzo in pedaliera. Poi vedete la forma rialzata per una più facile lettura del display ed è proprio il grande schermo touch a colori da 3,5 pollici uno dei suoi punti di forza. Perché? Perché possiamo gestire tutti i parametri in maniera intuitiva, possiamo programmarlo senza utilizzare un computer esterno e questa è veramente la grande potenza di questo controller. Ci sono poi 6 soft switch a cui possiamo assegnare varie funzioni, come ad esempio il cambio di suono, l'accensione e lo spegnimento di un effetto, il richiamo di un preset, impostare il tap tempo, qualsiasi cosa che sia controllabile via MIDI verrà poi indicata chiaramente sullo schermo LCD. Abbiamo 12 banchi di suono, ognuno con 10 preset, per un totale di 120 preset memorizzabili. Direi sufficienti. Iniziamo a capire quindi come collegare il Graviton M2 alla nostra strumentazione. Sulla parte laterale troviamo le classiche connessioni MIDI standard a 5 pin in e out che vengono poi replicate sul retro con i classici mini jack stereo TRS da 3,5 mm, tipo quelli per le cuffie per intenderci. Ci sono poi 4 jack stereo TRS da 1/4 pollice che possono funzionare come MIDI out oppure come ingresso per eventuali foot switch o pedali di espressione ed è possibile configurarlo internamente al Graviton. Comodissima poi l'uscita relay per controllare anche strumentazione non MIDI come ad esempio il cambio canale di un amplificatore, l'accensione del riverbero, l'accensione del boost, per impostare il tap tempo di un delay a pedale, per cui se avete un ampio, un effetto dotato di ingresso per il foot switch potete controllarlo direttamente dal Graviton M2 e con un cavo Y potete controllare fino a 2 dispositivi. Poi c'è anche un jack di uscita chiamato Control Voltage che sempre con un cavo Y ci permette di controllare vari parametri di pedaliere o synth che accettano proprio questo tipo di connessione. Infine ci sono 2 prese USB, una USB-C per comunicare ad esempio con un computer e una USB host per controllare effetti come ad esempio il Pod Go. Possiamo alimentarlo poi con un classico alimentatore da 9 volts o direttamente con il cavo USB. Ha anche poi la capacità di controllare dispositivi compatibili con il Bluetooth MIDI, come ad esempio il MacBook, l'iPhone, l'iPad, e creare quindi un setup wireless anche complesso. Immaginate poi la comodità di controllare in modalità wireless programmi come ad esempio Amplitube, Tonex, con il computer o l'iPad al sicuro dietro al palco o vicino alla console. Potete anche pensarlo come a un'estensione di pedaliere come ad esempio l'Oton Ampero 2 Stage o amp modelers come il Kemper o il Boss Katana, grazie proprio alla loro funzionalità di controllo MIDI. Ma vediamo come l'ho configurato sulla mia pedaliera.
Quella che vedete qui è la mia ultima pedaliera concepita espressamente per la versatilità e il minimo ingombro. I pedali che vedete sono tutti dotati di connessione MIDI. Abbiamo il Kernom Ridge per gli overdrive e 3 Walrus audio, l'M1 per le modulazioni, il D1 per il delay e l'R1 per i riverberi. Basta collegare il primo pedale all'uscita MIDI out del Graviton M2 e gli altri in cascata tramite le connessioni MIDI. La pedaliera poi è collegata alla mia testata Laney Cab Super Top che posso controllare grazie all'uscita relay. Ragazzi, prima di vedere in azione, se il video vi sta piacendo, mi raccomando, cliccate mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi a iscrivervi a questo canale. Non vi voglio! Sappiate però che soltanto a 100.000 iscritti vi dirò perché. Non dovete iscrivervi al canale! La configurazione è molto intuitiva grazie all'editor integrato e questa è una caratteristica importantissima, specie se dobbiamo cambiare al volo un'impostazione, se stiamo suonando dal vivo o non abbiamo ad esempio un computer appresso. Ha due modalità poi, block mode se vogliamo più informazioni sul display o grid mode per una maggiore semplicità. Nella modalità preset possiamo assegnare dei comandi sia agli switch del Graviton M2 o agli switch dei controller wireless opzionali. Io li utilizzo per il richiamo dei preset della pedaliera o per lo switch dei 12 banchi. Ogni banco ha 10 preset disponibili. Siamo nella pagina home. Per creare un preset basta entrare in preset library. Ho già creato 3 preset e se volessi richiamare subito il preset clean, ad esempio, basta premere lo switch in alto a sinistra, il crunch e il lead. Andiamo a creare proprio un preset, vedete è molto semplice, basta premere edit preset e andiamo ad aggiungere un primo messaggio MIDI. Ho già impostato i miei 4 pedali MIDI che utilizzerò, l'M1, selezioniamo il D1, l'ultimo che è l'R1, il riverbero. In questo modo io ho i 4 canali, ognuno assegnato ad un pedale MIDI e posso poi decidere se attivarlo, disattivarlo, selezionare un preset, mandare un messaggio di control change per controllare un determinato parametro. Andiamo ad esempio nel preset clean, come vedete ci sono già tutti i messaggi impostati per spengere il Kernom, accendere l'M1, metterlo nel preset chorus che ho impostato all'interno dell'M1, disattivare il delay, accendere l'R1, il riverbero, e selezionare uno dei preset che ho memorizzato. Questo per il clean. Ovviamente possiamo fare la stessa cosa per il suono crunch e ad esempio per il suono lead. Nella modalità setlist possiamo impostare i suoni che andremo ad usare in ogni canzone e possiamo impostare 120 brani e 120 setlist. Ogni canzone può includere poi 10 preset da richiamare istantaneamente. Vediamo come configurare le setlist. In modalità setlist possiamo organizzare una vera e propria setlist, ad esempio la prima live, nella setlist numero 2 ad esempio extra, se vogliamo fare dei brani che non sono in scaletta per quella serata. Open setlist e qui incominciamo ad aggiungere i nostri brani. E così via per tutta la nostra scaletta. Andiamo poi in modalità song library, entriamo nella song numero 1, volendo possiamo anche rinominarla. E così via. In questo brano ho vari suoni, uno per l'intro, uno per la strofa, per il ritornello. Premendo il pulsante andiamo ad accendere o spegnere solo determinati effetti richiamando i relativi preset. E questa è una funzione fantastica perché, come ho detto prima, evita di ballare il tip tap tra i pedali e il tempo di richiamo è praticamente istantaneo. Abbiamo poi la modalità live stream dove il testo è molto grande ed è senza distrazione, ideale soprattutto per utilizzo dal vivo. Ragazzi, ma se siete a digiuno di effetti non perdetevi il mio corso Suona Effetti in 2 volumi dove vi spiegherò come funzionano i 16 pedali più utilizzati da noi chitarristi e come costruire 29 catene effetti adatte a qualsiasi genere. Trovate il link qui sopra e in descrizione. Con i controller opzionali possiamo comandare da remoto il Graviton M2. Si attaccano alla chitarra o al basso con una specie di adesivo
dispositivo detto NanoPads che non lascia tracce e può essere riutilizzato più e più volte. Hanno un range di 200 metri e la batteria integrata dura un mese. Si accendono e si accoppiano con il controller automaticamente e si ricaricano via USB. Il controller XY ha due switch che possono essere mossi in 5 direzioni, equivalente quindi a un pedale a 10 switch. Ogni switch può controllare il Graviton M2 per mandare messaggi MIDI, cambiare banchi, cambiare preset. È molto utile quindi se non vogliamo avvicinarsi al controller e vogliamo muoverci liberamente sul palco. Il controller EC poi ha invece due potenziometri con switch integrato per comandare vari parametri di un effetto, come ad esempio il cambio di patch, di preset, l'invio di messaggi di control change, di control voltage, e volendo è possibile impostare un range minimo o massimo che possiamo scorrere. Possiamo poi accoppiare fino a 10 controller contemporaneamente. Un po' eccessivo, direi. Abbiamo poi il manuale molto comodo, si legge abbastanza bene, non è così piccolo. Qua possiamo configurare i vari foot switch, ad esempio possiamo selezionare i pedali di espressione. Ovviamente se vogliamo il massimo conviene utilizzare i due controller. Vediamo adesso sulla pedaliera. Preset Clean che prevede il bypass del Kernom, un chorus sull'M1, il bypass del D1 e un riverbero dell'R1. Andiamo nel preset numero 2, Crunch. Abbiamo adesso praticamente un overdrive del Kernom, l'M1 che è bypassato, idem per il D1 e per l'R1. Andiamo adesso sul preset lead. Per il suono solista abbiamo il lead dove una distorsione del Kernom è più evidente, è bypassato l'M1, il delay questa volta è attivo insieme ad una hall dell'R1. Ragazzi, sono un paio di settimane che sto lavorando con questo controller e quello che ho capito è la grande estrema comodità, sia per il controllo wireless ma sia soprattutto per il controllo touch. Ma non è finita qui, potrei crearmi ad esempio dei banchi dedicati al controllo di una loop station, oppure posso integrare pedali analogici come una pedaliera digitale tipo l'Oton Ampero e poterli controllare ancora meglio. Oppure è possibile controllare il proprio computer selezionando suoni, attivando plugin in utilizzo live oppure in studio. Ragazzi, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Il costo del Graviton M2 è di circa 225 €, mentre i controller wireless vengono 29 €. Vi lascio come sempre il link in descrizione. E se anche voi usate il MIDI per controllare i vostri effetti, fatemelo sapere assolutamente con un commento qui sotto, che ovviamente non leggerò. E se volete approfondire il discorso pedali ed effetti, non dimenticate di guardare il video qui sopra. Buona musica!